Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Il narcisista covert e la sua divorante paura. Come ferirlo in questo suo timore, in questa sua fragilità? Il narcisista covert viene spesso assimilato ad una figura quasi mite, timida, timorosa. Ma un narcisista, in quanto narcisista, può veramente essere timido? Timoroso forse sì, questo sì, magari anche schivo, ma la timidezza di un narcisista covert è come la timidezza di una diversa personalità, di una persona non narcisista, è la stessa timidezza di una persona sensibile ed empatica. Le ragioni della timidezza di un narcisista covert sono le stesse di una persona empatica, timida? La risposta è no, non è la stessa, non è la stessa timidezza e non dimentichiamo che un narcisista covert o dovert che egli sia è sempre, pur sempre, un narcisista. Ci sono infatti diverse cause della timidezza nei diversi casi individuali. Quali sono le cause che possono determinare quella che appare o può apparire come la timidezza di un narcisista covert? E qui subentra una nuova linea di ricerca della National Science Center polacca in merito al narcisismo cosiddetto vulnerabile, al quale si imputa generalmente una maggiore sensibilità alle critiche, un'ipervigilanza alle considerazioni altrui. Dal mio punto di vista, un narcisista covert non è assolutamente più attento e ipersensibile alle critiche rispetto a un narcisista overt, ma meno dissimulativo in proposito. Un narcisista overt è altrettanto attento, infatti, ed anzi vi reagisce molte volte anche in maniera più eclatante e virulenta alle critiche, alle osservazioni e ai giudizi. Il narcisista covert viene poi considerato come più schivo e introverso e meno fiducioso degli altri, nonché passivo-aggressivo. E a proposito, il silenzio punitivo di cui ho parlato in primis non è prerogativa esclusiva di un narcisista covert. Il silenzio punitivo, anche se può essere considerato un comportamento passivo-aggressivo, non è necessariamente e solo una caratteristica esclusiva o preferenziale di un narcisista covert, e questo lo dico per via di certi video che poi magari inducono a pensare proprio questo. Il silenzio punitivo è messo in atto soprattutto da narcisisti overt e maligni o perversi, che sono assolutamente più oltranzisti nella cortina di silenzio e nel silenzio punitivo. Qual è una paura del narcisista covert secondo alcuni studi promossi dalla National Science Center polacca? Il narcisista covert sarebbe terribilmente timoroso riguardo all'eventuale derisione degli altri. Il timore di essere deriso e ridicolizzato lo spingerebbe persino all'evitamento e ad una forma di paranoia legata al travisare possibili osservazioni innocue, scambiate però per derisioni nei suoi confronti. Ma sembra anche che nello stesso tempo il narcisista covert tramuti questo timore in una condotta di aggressione nel contempo, nel piacere di deridere a sua volta gli altri. E questo è l'altro lato della medaglia. C'è un limite di questa ricerca che gli stessi relatori ammettono, ed è quella che lo studio si basa su una raccolta di autosegnalazioni e non su un campione prescelto di narcisisti covert diagnosticati. E inoltre il presupposto della natura di questa paura è quella di un sottostante stato paranoide che è certamente presente in molti narcisisti covert, anche se non in tutti e necessariamente. Spesso, l'ho messo in rilievo in diversi video, si tende a confondere il narcisista covert con un borderline, ma il narcisista covert è molto più simile in realtà ad un narcisista overt, per quanto il suo temperamento sia più schivo ed apparentemente dimesso, ovviamente, di un narcisista overt.
Sicuramente però il narcisista covert sarà ferito a morte nel suo ego se lo metti alla berlina e se pubblicamente, soprattutto pubblicamente, lo attacchi e lo svaluti. Anche perché il narcisista overt è molto più abile a difendersi pubblicamente, mentre un narcisista covert sarà generalmente meno agguerrito e meno in grado di sostenere più tranquillamente una simile situazione di attacco. Per quanto un narcisista overt non ci starà comunque sulla pelle ad essere attaccato, ad essere criticato, ma il narcisista covert tende a ruminarci molto più sopra se gli accade una cosa del genere e specie se avrà meno capacità o prontezza di reagire agli attacchi e a fronteggiarli rispetto a un narcisista overt, che generalmente ha meno appunto difficoltà nel fronteggiare certe situazioni. E dimmi poi se ti è capitato di fare delle osservazioni, magari in realtà anche abbastanza innocue, con un narcisista covert o un partner o una partner che reputi poter essere un narcisista o una narcisista covert e come ha reagito. Ti ricordo che possiamo sempre approfondire un tuo caso personale per capire le diverse personalità in campo, le dinamiche relazionali e individuare le soluzioni del caso, quindi puoi contattarmi, trovi sotto nelle note i riferimenti dei contatti. Intanto ti saluto, ti ringrazio della tua meravigliosa presenza, sempre stimolante, rincuorante, anche di sostegno a tutti noi e quindi sempre grazie e un abbraccio forte. Ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.